Benvenuti in questo terzo video riguardante Valentina, cioè faremo la stessa gonna base del primo e secondo video in taglia 46 con le solite misure, soltanto useremo Valentina, che è un programma CAD open source gratuito scaricabile da chiunque e di cui vi metto il link nell'info box, metto anche le misure, i vari calcoli eccetera. Alcuni calcoli li faremo con Valentina, adesso vediamo. Per quanto riguarda scaricare Valentina, vi chiederà l'email, ma non preoccupatevi, mandano solo delle newsletter. Ok, questa è la schermata di avvio di Valentina. La prima cosa che dobbiamo fare è andare sulla barra dei menu e aprire Tape. Tape è un programma delle misure che appunto viene installato con Valentina e che è importante appunto per avere delle misure giuste. Allora andiamo su nuovo, tipo di misura lasciamo individuale, unità centimetri, ok. Benissimo, adesso aggiungere personalizzato per aggiungere la prima misura. La prima misura sarà CB, cioè 104, e in altre parole la circonferenza bacino. Poi aggiungiamo CV 76, circ vita. Poi abbiamo il livello bacino LB 19, live bacino, e l'ultima la lunghezza della gonna, che abbiamo deciso di fare di 60 cm. LG 60, lunghezza gonna. Ok, abbiamo messo le 4 misure, salviamo in scrivania, lo chiamiamo gonna base, salva, ok, e chiudiamo Tape. Qui siamo in Debian, una distribuzione Linux, ma la stessa cosa vale con Windows e con Mac. Ok, adesso su Valentina andiamo nuovo, chiamiamo il modello gonna base, possiamo creare più pattern, in questo caso ne creiamo uno solo, ok. E un'altra cosa che dobbiamo fare è importare le misure. Andiamo su load individual, qualche voce ancora in inglese. Allora, l'abbiamo messo sulla scrivania, gonna base, apri. Non lo vediamo ma c'è. Ok, adesso cominciamo a creare la nostra gonna. A differenza di come fatto nel primo e secondo video, creiamo il rettangolo già in due parti. Se vi ricordate, la parte del davanti, che sarà sempre lunga 60 cm, però facciamo 19 più 41. Dividiamo già, mentre adesso in Valentina, i vari pezzi. In questo caso il davanti, la base del davanti, se vi ricordate, era 104 diviso 2, 52, che è la semicirconferenza bacino, diviso 2 un'altra volta, quindi 26 più 1, 27. Il dietro era meno 1, quindi 25, perché il davanti è leggermente più ampio. Ok, allora andiamo su questo strumento che si chiama punto, distanza e angolo, è nel gruppo di strumenti punto. Andiamo sul punto iniziale A, teniamo premuto shift, andiamo sulla destra. Valentina preferisce che la costruzione di qualsiasi cosa sia fatta in senso orario. Ok, clicchiamo, l'angolo va bene, la lunghezza gli diciamo, togliamo questo, gli diciamo che vogliamo la circonferenza del bacino. Abbiamo detto la metà semicirconferenza bacino, quindi circonferenza bacino diviso 4, 26. E facciamo tutto con Valentina. Adesso i calcoli li conosciamo, però facciamo tutto o quasi tutto con Valentina. Per fare il simbolo della divisione dobbiamo usare la barra che è a destra nel tasterino numerico sopra l'8.
ok, diviso 4, in questo caso più 1, e infatti abbiamo 27, ok? Lo chiamiamo G, ok? Andiamo su zoom, migliore adattamento. Adesso creiamo l'altra parte della dietro, sempre shift, sempre stesso strumento, da G, togliamo questo, circonferenza bacino, diviso 4 meno 1, sempre andiamo per scrivere tutto nel tastierino numerico. Se, e non è il caso della gonna, ma se dobbiamo usare la moltiplicazione, usiamo l'asterisco sopra il 9. Ok, è 25 ed è giusto. Ed ecco, abbiamo già diviso in due la base in alto della gonna. Stesso strumento, andiamo da 1 che abbiamo sbagliato, dovevamo dare B, allora andiamo su questo strumento che è il puntatore, ecco, anche questo vedete l'hanno lasciato in inglese, ok, e andiamo su A1, non lo voglio A1, lo voglio B maiuscolo, ok, e do invio. Ecco che se mi dimentico, come questa volta, posso sempre modificare. Ok, andiamo da B, shift ma in giù, l'angolo sarà 270 gradi. Allora, siccome l'angolo è l'angolo, diciamo, l'angolo giro, diciamo del cerchio, allora se andiamo a destra sarà 0 gradi, se andiamo in giù sarà 270, se andiamo a sinistra invece sarà 180. Se è possibile controllare che sia esatto, però se teniamo premuto shift non c'è questo problema. Allora andiamo sempre in formula, togliamo questo e voglio il livello bacino, ok, e lo chiamo F, se vi ricordate, ok. Benissimo, stesso strumento, vado in giù, sempre shift, vado che l'angolo è sempre 270, è sempre esatto, perché se no mi fa delle linee che vanno a sinistra o a destra a seconda. Allora, stesso discorso, togliamo la formula, facciamo la lunghezza della gonna, meno però il livello bacino, 41 cm, ok. Questo lo chiamo C maiuscolo, ok. Ci siamo quasi, da C, forse è troppo piccolo, un po' più grande, da C, shift sulla sinistra, 180 gradi, giusto? Allora, invece di utilizzare formule, vado sulla lunghezza delle linee. Qual è la linea in su? G, AG, no, GB, che è 25 cm, ok? E questo lo chiamo H, avevamo chiamato H, ok. Nel mio blog troverete altre lettere, vabbè, comunque non è quello l'importante. Ok, allora, perché nel blog trovate anche la spiegazione scritta di queste cose, della creazione della gonna però a mano, non di Valentina trovate solo questo video. Ok, allora andiamo in formula, sempre lunghezza delle linee, AG, 27, perfetto, ok, e ok. Facciamo la stessa cosa da F, sempre stesso strumento, utilizzando la lunghezza delle linee, allora quella era GB, 25, ok, e quello lo chiamo I, il punto lo chiamo I, ok, ancora da sinistra, sempre tenendo schiacciato, da destra a sinistra tenendo schiacciato shift, togliamo questo, lunghezza delle linee è AG,
ok e ok. Adesso cosa devo fare? Devo unire i punti. Non uso più questa serie di strumenti, ma uso nella serie di strumenti linea tra punti. Allora, 2, perché ho già i miei punti, quindi non li devo creare come prima. I con G, A2 con A1, che sono dimenticato di cambiare il nome, va bene, solo cambio. Allora, qui era e qui era D. Ok, perfetto, ho creato, diciamo, la base della mia gonna, diciamo lo scheletro. Adesso cosa dobbiamo creare? Dobbiamo creare lo scarto dei fianchi e le pence, più creeremo lo spacco qui in basso e dopo questo lo vedremo. Allora, intanto con questo qui vado da G, Shift, vado in su. Se vi ricordate devo alzarmi di 1 centimetro perché il fianco è alto 1 centimetro, è alto 1 centimetro in più rispetto al resto della vita. Ok, andiamo ad ingrandire un pochino, vedete posso spostare. Allora qui ho lasciato a 1, mettiamo G1. Ok, ho lo stesso strumento da Shift. No, mi metto 1 centimetro, sempre lo chiamo, mi va bene a 1 stavolta. Ok. Da B su Shift 1. No, vedete, l'angolo non è esatto. Non ho tenuto bene premuto Shift. Allora 1. B1. Ok. Posso alzare i nomi dei punti leggermente. Adesso con linea mi traccio, allora da 1 a G1 e da G1 a B1. Poi vado un attimo qua e il tipo di linea lo faccio come nel disegno tratteggiato. Ok, adesso mi devo spostare di 4,7 cm da G1 sia a sinistra che a destra per il fianco. Non vado a farmi i calcoli strani, scrivo solo 4,7. È più semplice. Allora, da G1, Shift, 4,7 e lo avevamo chiamato M. Ok, e stesso discorso a destra, 4,7 N. Ok, perfetto, vado su linea, no scusate, su curva, ho sia curva, poi vari strumenti che mi servono per altre cose e arco. In questo caso mi serve, faccio una curva semplice e da M a I rispettando il discorso, anzi ingrandiamo un attimo, tanto a noi interessa adesso sta parte alta. Poi muovo queste maniglie, si chiamano maniglie di Bézier. Ecco, stesso discorso, però vado da I, sempre in senso orario, a N. Muovo queste linee, queste maniglie. Ok, cosa mi serve? Mi serve trovare il punto in mezzo tra A1M e tra N e B1, però dopo faccio partire la mia pence da metà tra A e l'inizio di questa curva,
diciamo, il punto di questa curva qui. Per non creare altri punti, io faccio così, sempre da punto, sempre questo strumento, A, vado sulla destra e gli dico lunghezza delle linee, gli dico voglio la linea A1G1, inizio con parentesi per dividere i vari calcoli, linea A1G1, ok, meno la linea G1M, perché mi interessa da A1M, ma non ce l'ho questa linea, non l'ho creata, ho creato altre linee, quindi devo fare una sottrazione, chiusa parentesi, barra 2, cioè diviso 2. Ok? Questo non l'avevo chiamato, non chiamiamolo, lasciamo a 2. Ok, invece stesso discorso da E, shift a destra, però io ho già la linea che mi interessa, ce l'ho, ed è A2. Questo invece lo chiamo, ok, vado su linea da O ad A2. Ecco che ho la linea della pencil, però cosa devo fare? Andare, allora spostiamo un attimo a 2 in alto, andare da A2, shift di 1 centimetro, perché se vi ricordate la pencil è 1 e 1, 2 in totale, quindi non mi interessa scrivere nessuna formula, scrivo 1 e non mi interessa neanche scrivere il nome del punto, ok, e lo stesso da A2, shift sempre 1. Ok, poi stesso strumento, mi alzo da O a 1 di 7 cm, abbiamo detto, O1. Ok? Quindi adesso con la linea qui, con questa linea, linea tra punti, vado a 3 O1, a 4 O1. Per terminare, per non dimenticarmelo, faccio anche la curva da 4 a M e me la sistemo. Ok, benissimo, facciamo sulla destra la stessa cosa, allora punto da B, andiamo lì, andiamo sulla sinistra, allora lunghezza della linea, in questo caso G1 B1, aspettate, parentesi, linea G1 B1 meno la linea G1N, chiusa parentesi, perché se no mi fa prima la divisione, quindi devo mettere tra parentesi, barra 2, ok, e questa lasciamo a 5, ok, andiamo da F a sinistra, F, tolgo e gli dico lunghezza della linea, in questo caso F, no, B, cos'era? B a 5? Sì, B a 5, 10, qualcosa, sì, ok, ok, no, vabbè, P, non ho messo la P, non l'ho cambiata, ok, va bene, allora dopo P a C, un punto, andiamo, se vi ricordate il davanti è leggermente più ampio e un po' più profondo, quindi shift qui 1,3, stesso discorso a destra, perché è un po' più ampio appunto questa è la pencil, no? Vedete che l'angolo non è esatto, allora lo rifaccio, shift
lunghezza delle linee, no, sto sbagliando, scusate, 1,3. Ok, perfetto. Lo stesso da P mi sposto sempre, ripeto sempre shift di 5 centimetri e lo chiamo P1. Ok, adesso con la linea normale mi raccordo P1 con A6 e P1 con A7 e per finire metto la curva da N a 6 che poi sistemo. Allora no, questa è dritta, vediamo, sì, questa è un po' così. Ok, fatto. Mi manca la pencil che è semplicissima, vado sempre su punto, vado da C in alto per 15 centimetri, se vi ricordate 15 per 4. Ok, 4 e da A9 vado in giù di 15. Allora con la linea faccio l'ultimo, no, sono andata giù di troppo, forse a C, questo è sbagliato, ho messo 10, non ho cambiato, vabbè, 15, ecco qua, sistemato, e raccordo questi due punti e ok. Adesso ho completato la mia linea. Per andare a stamparla devo andare su dettaglio, devo cliccare su strumento margine di cucitura. Per chi ha visto il video sul mio profilo principale con il mio nome, nella versione precedente questo strumento funzionava in maniera diversa, adesso funziona così. Devo cliccare, ingrandisco un secondo, sulle linee A, A3, 1, A4, questo, M e D. È evidenziato tutto, do invio ed ecco qua. Se voglio metterci un margine di cucitura che io non ci metto, lo posso mettere. Sono diverse, questo è il percorso principale, questo è un po' in inglese. Margine di cucitura, non l'ho ancora provato questo. No, non si modifica, non so, vabbè, io comunque lo lascio così, ok. Vado, devo ancora vedere delle particolarità. Allora vado, vedremo insieme nei prossimi video. Vado allora su questa curva, P1, A7, B, includo ovviamente lo spacco, I, invio. Ok, vado su dettagli e ho tracciato le due gonne. Io una volta che vado a stamparle, le due parti della gonna, una volta che vado a stamparle, poi le posiziono, le taglio e le posiziono sulla mia stoffa, oppure le stampo porzionando. E vi metto il link di un video che ho fatto sempre nel mio profilo, vi metto magari un paio di link con questo mio profilo con il mio nome. Questo è un profilo invece che ho creato proprio per per i cartamodelli, proprio il cucito. Invece l'altro profilo ho messo anche altre cose. Allora vi metto il link per quanto riguarda appunto il porzionamento del cartamodello con Inkscape, che mi trovo meglio. È un po' più complicato,
perché volendo potete andare invece su layout e andare a stampare come volete. Allora, ok, ho creato un layout, poi posso stampare, posso salvare, poi stampare. Layout, vedete? Vado su anteprima di stampa e vedo come mi viene. Diciamo che per stampare in maniera, cioè su un foglio unico, bisogna andare in copisteria o avere un plotter a casa. Invece si può però anche file, layout e salva come PDF porzionato. Lo salva come PDF porzionato e poi lo stampa. Provateci e mi sapete dire come va. È che salvare come PDF porzionato, adesso allora gonna, andiamo su scrivania salva. Il problema è che andiamo a vedere com'è. No, mi apre con GIMP. Aspettate un attimo, voglio aprirlo. No, non voglio GIMP. Allora, apri con XPDF. Allora, mi stampa 20 pagine, vedete? Mi stampa 20 pagine. Fate così. No. Vabbè. Non mi sembra sia il caso. Io preferisco esportarlo, cioè vado qui, lo esporto come SVG e dopo lo apro con Inkscape e poi lo modifico con Inkscape e vi metto appunto i link con il video e probabilmente caricherò lo stesso video, lo caricherò anche qui su questo profilo YouTube. Va bene, adesso comunque io voglio salvare il mio lavoro, salva modello, potevo fare anche prima. Allora, andiamo su scrivania, lo salvo su scrivania, gonna base, salva, eccolo qua. Vabbè, togliamolo, elimina. Non è difficile da usare Debian, è un po' più difficile da installare, però a chi piace un po' smanettare non è difficilissimo. Allora togliamo svuota cestina. Ok, abbiamo questi due file, io l'ho messi per mia comodità sulla scrivania, comunque abbiamo finito con questo video. Arrivederci.